Benvenuti e benvenute. Oggi parliamo di un'azienda che è proprio al centro del dibattito sull'intelligenza artificiale, Anthropic. Nata da ex dipendenti di OpenAI, persone molto preoccupate per la sicurezza, Anthropic si è da subito posizionata come una sorta di baluardo per lo sviluppo etico e sicuro dell'IA. Questa reputazione, l'azienda con un'anima, non è affatto un caso. Anthropic ha costruito con cura tutta la sua immagine pubblica proprio su questo, essere il leader coscienzioso, quello attento alla sicurezza, in un settore che corre a perdifiato. Un'alternativa quasi a una competizione che sembra a volte sfrenata. E allora la domanda sorge spontanea: cosa è successo? Perché una loro mossa recentissima sembra andare completamente contro questa filosofia, sembra contraddire tutto ciò che hanno sempre detto, sollevando domande enormi sul futuro della sicurezza nell'intelligenza artificiale? Vediamo di capirlo insieme. Ok, per capire davvero la portata di questo cambiamento dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo comprendere la filosofia originale di Anthropic e la politica che, di fatto, l'ha resa concreta. L'idea di base, in fondo, era semplice ma molto potente. Più un'intelligenza artificiale diventa capace, più le misure di sicurezza che la circondano devono diventare severe. Un principio di cautela, quindi, proattivo, non reattivo. Agire prima che succeda qualcosa, non dopo. E questo era il vero cuore della loro promessa, un impegno che nel settore è suonato quasi rivoluzionario. In pratica dicevano: se un nostro modello dovesse mostrare capacità pericolose senza che noi abbiamo le garanzie di sicurezza adeguate, noi ci fermiamo. Punto. Una linea rossa, netta, una promessa unilaterale di mettere la sicurezza prima della velocità. Ma questa posizione, per quanto ideale, si è scontrata con una realtà molto, molto più complessa. Una realtà fatta di pressioni esterne e di una competizione globale che semplicemente non aspetta nessuno. E qui emerge il dilemma, descritto da loro stessi come il classico problema dell'azione collettiva. In pratica si chiedono: a cosa serve essere l'unico a fermarsi? Se fermarsi significa solo lasciare campo libero a concorrenti, magari meno scrupolosi, non si rischia paradossalmente di rendere il mondo un posto ancora più pericoloso? Il contesto qui è fondamentale. Stiamo parlando di una corsa tecnologica con implicazioni enormi, economiche, politiche, persino militari. La competizione feroce con altre aziende e le pressioni da parte di attori governativi hanno reso quella promessa originale di fermarsi da soli sempre più difficile, quasi insostenibile. Ed è così che arriviamo al punto di svolta. Una versione completamente riscritta della loro politica di sicurezza, la versione 3.0, che è stata rilasciata di recente. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è cambiato. Allora, la nuova politica introduce una distinzione che è fondamentale. Da una parte c'è quello che Anthropic si impegna a fare da sola, internamente. Dall'altra c'è quello che raccomanda all'intera industria di fare. Quindi non è più un impegno unilaterale a fermarsi, ma un piano d'azione interno abbinato a un appello per un'azione collettiva. Per capire bene la tabella è cruciale avere chiaro il concetto di ASL, cioè i livelli di sicurezza dell'IA. Pensiamoli come degli standard di protezione via via più stringenti da applicare a modelli con capacità crescenti. La SL3, per esempio, è pensato per modelli talmente potenti da poter, ipoteticamente, aiutare a creare armi chimiche o biologiche. Per bilanciare questa maggiore flessibilità, Anthropic introduce anche nuovi strumenti di trasparenza. C'è una roadmap pubblica per tracciare i progressi, dei rapporti dettagliati sui rischi e, cosa forse più importante, la promessa di una revisione esterna indipendente. L'idea, quindi, è di sostituire un impegno rigido con una responsabilità che sia pubblica e verificabile da tutti. Questa mossa, come c'era da aspettarsi, ha generato due interpretazioni diametralmente opposte. C'è chi la vede come un adattamento pragmatico alla realtà e chi, invece, la considera un vero e proprio tradimento dei principi fondanti dell'azienda. La posizione di Anthropic è molto chiara. Jared Kaplan, che è il loro responsabile scientifico, la definisce una scelta pragmatica. Dice, in sostanza, che fermarsi da soli non aiuterebbe nessuno, anzi, potrebbe persino peggiorare le cose se la leadership tecnologica dovesse passare in mano a chi non si pone alcun problema di sicurezza. D'altra parte, però, la critica è netta. Molti analisti vedono questa mossa come una resa alle pressioni del mercato e della competizione.
L'azienda con un'anima, insomma, starebbe semplicemente cedendo, come altre prima di lei, alle dure logiche della corsa alla supremazia tecnologica. Questa slide, secondo me, cattura perfettamente il cambio di filosofia. Si passa da una regola quasi automatica, vincolante, a un sistema di obiettivi pubblici e di autovalutazione. Il vecchio "se succede questo, allora mi fermo" è diventato un più flessibile "ecco i miei obiettivi, giudicate pubblicamente come sto procedendo". Bene, proviamo ad allargare un po' lo sguardo. Che cosa significa questa decisione per la sfida più grande di tutte, cioè governare un'intelligenza artificiale sempre più potente a livello globale? Questo è un estratto dal loro primo rapporto sui rischi e ci dà una misura molto concreta della posta in gioco. Vediamo che, sebbene molti rischi siano valutati come bassi, quello legato a nuove armi chimiche o biologiche presenta una notevole incertezza. È una missione onesta, in fondo, di quanto sia difficile fare previsioni in questo campo. A questo proposito, una piccola nota di servizio. Per chi volesse approfondire questi documenti che sono davvero cruciali, abbiamo inserito tutti i link di riferimento nella descrizione di questa analisi. Vale assolutamente la pena darci un'occhiata. La vicenda di Anthropic alla fine cristallizza il dilemma centrale della nostra epoca. Le singole aziende, anche quelle con le migliori intenzioni, sembrano incapaci di fermare la corsa da sole. E questo sposta inevitabilmente la responsabilità verso un'azione collettiva, un'azione che deve coinvolgere l'intera industria, i governi e la collaborazione internazionale. In sintesi, la svolta di Anthropic non è solo la storia di un'azienda, è lo specchio perfetto della tensione tra gli ideali e la dura realtà in una competizione tecnologica globale senza esclusione di colpi. La loro decisione è un segnale forte per tutto il settore. La sicurezza dell'IA non può più essere delegata alla buona volontà di pochi, ma richiede con urgenza dei quadri normativi e degli accordi internazionali. La corsa è iniziata e al momento il freno sembra non esistere. Grazie per aver seguito questo approfondimento.